Ma se io prendo un limone da questa pianta, lo taglio in due, prendo i semi all'interno, li semino e aspetto che nascano le piantine. Poi, quando queste piantine sono cresciute e daranno frutti, fruttificheranno oppure no? E se fanno dei frutti, quanto tempo devo aspettare affinché li vedo sulla pianta? E questi frutti come saranno? Belli? Brutti? C'è chi dice che esce un selvatico, insomma, che cosa mi devo aspettare? Oggi scopriamo anche questa curiosità. Allora, questa è una pianta che ho acquistato circa 20 anni fa dal vivaio innestata. Che ho fatto? Ho preso un limone e da solo quel limone tagliato in due ho preso i semi e li ho fatti nascere. Delle piantine nate ne ho prese due, le ho messe qui a seguire alla pianta madre per fare una bella spalliera di limoni. E oggi, dopo 8-10 anni dalla messa a dimora, possiamo vedere finalmente se fanno frutti oppure no, se li fanno belli o sono brutti, quanto sono diversi dalla pianta madre. E insomma, un bel pollice in su, andiamo a vedere il resto del video. Questa è la pianta madre, ragazzi, da cui ho preso il limone. Ecco, fa questi limoni così un po' allungati, belli, media pezzatura. Eccola qua, quella è la pianta, il tronco. Questa è la pianta che ho messo vicino, chiamiamola la figlia. Eccola qua, questa diramazione un po' strana, lasciata così venire su. E questi sono i limoni. Come vedete sono un po' più piccolini, ma fruttifica. Poi lo apriamo uno e andiamo a vedere. Questa invece è l'altra pianta, l'altra chiamiamola figlia. Eccola qua, ok? E anche lei fa dei bei limoni. Eccolo qua. Quindi già abbiamo potuto constatare al 100% che le piante che nascono dai semi del limone poi fruttificheranno. Occorrerà aspettare magari 7, 8, 9 anni, anche 10, ma posso assicurarvi che i frutti li faranno. Adesso andiamo a vedere le differenze. Ci siamo. Questo è il limone della pianta madre, chiamiamola figlia 1 e figlia 2, i relativi frutti. Già dall'osservazione del frutto vediamo che c'è una differenza notevole, è normale, questa differenza genetica è assolutamente normale. Poi andiamo anche a spiegare il perché. Osserviamo il limone della pianta madre, è un limone grande, di bella pezzatura, ovale e ha una punta appena accentuata. Il limone della figlia, come vediamo, è di una colorazione anche un po' più gialla. Posso assicurarvi, non è perché questo adesso non è maturo, questo proprio diventa giallo così, quasi come un cedro, e anche la forma ci ricorda un po' quella del cedro, ossia questa parte un po' più cicciottella e stretta verso il picciolo e la parte sottostante invece con questa piccola protuberanza, chiamiamola così, che rimane sempre un po' verdognola. Il limone della seconda figlia, come vedete, invece è un po' più piccolino rispetto agli altri, però è tondeggiante. Questo vedete è un po' a pera, questo è un po' ovale, questo è tondeggiante, pezzatura un po' più piccola e ha questa protuberanza invece molto più accentuata rispetto agli altri. Adesso prendiamo il coltello, li tagliamo e vediamo anche come sono all'interno. Partiamo subito dal limone della pianta madre. Bel taglio. Eccolo qua. Allora, all'interno ci sono sempre molti semi e la pianta, anche se innestata, ci dà questi semi, però una buccia non molto spessa, diciamo intorno a quel mezzo centimetro, poco più. Tagliamo anche il limone della prima figlia. Eccolo qua. Come vedete già c'è differenza. La presenza di semi è ancor meno della pianta madre. Strano, ma è vero. La buccia è anche molto più sottile. Prendiamo il limone della pianta della seconda figlia e tagliamolo in due. Questo, ragazzi, generalmente non c'è nessun seme all'interno di questo frutto. Infatti è quello che preferisco perché ha sì un sapore leggermente più agro, ma posso assicurarvi che di succo qua ce n'è veramente tanto. E poi quando lo andate a spremere non c'è neanche un seme all'interno. Come vedete, le differenze tra questi tre limoni
nati da questa pianta e ha fatto queste figlie, le differenze ci sono e ci sono tutte. Guardate, uno spettacolo. Quindi come abbiamo visto ragazzi, anche se questa è la pianta più bella, guardate qua che limoni, sempre bei limoni grandi, sempre stracarica, però quando li andiamo a tagliare dentro, come avete visto, ci sono molti noccioli, il succo, alla fin fine, spremi spremi, non è che ci sia tutto questo granché. Invece dalla pianta che è nata dal seme di questo frutto, l'ultima, la figlia 2, così chiamata, con quei limoni piccolini lì, sembrano un po' bruttarelli, pianta anche senza spine, e dentro non ha semi, buccia sottilissima, spremete un succo ragazzi, viene fuori in grande quantità e poi molto aspro, ne basta poco e cambia subito il sapore della pietanza. Ma perché accade questo? Perché da uno stesso frutto nascono 10 piante e sono tutte 10 diverse, alcune anche albine, ossia che fanno le foglie bianche, però non mi hanno mai resistito al sole, mi si sono seccate. Perché il limone, come quasi tutti gli agrumi, è poliembrionico, che vuol dire che all'interno di uno stesso seme ci sono molti embrioni. Ogni embrione ha una sua caratteristica, una sua genetica e proprio in base all'ape che è andata a visitare un limone distante dal nostro albero e poi è venuto sul nostro albero e ha impollinato il fiore, nascerà una pianta con delle caratteristiche che sono una mescolanza genetica tra la pianta visitata e la nostra pianta. Però può anche capitare che noi mettiamo il seme della pianta e nasce una pianta uguale, identica nelle caratteristiche genetiche della pianta madre, perché il limone all'interno del seme ha anche un embrione apomittico, che vuol dire che quell'embrione non ha bisogno per nascere di essere impollinato e se nascerà sarà una pianta con le stesse caratteristiche della pianta madre, uguali, identiche, spiccicate. È chiaro che questa pianta nasce in rarità, una volta su 10.000, e è una pianta in genere sempre debole, generalmente vincono le altre nella vita perché la natura è così, vuole la mescolanza genetica affinché nascano delle piante sempre più robuste. Però se vi capita ad esempio che da un seme vi nascono due piantine e una più piccolina, stentolita, potete star sicuri che quella è proprio la pianta che se crescerà geneticamente sarà uguale alla pianta madre. Adesso poi andiamo un attimo a vedere anche il mandarino, che cosa succede. Sono 50 anni che faccio le prove sul mandarino e vediamo che cosa c'è di differente tra il limone e il mandarino. Dai, anche questa curiosità e poi chiudo il video così. Eccola ragazzi, questa è la pianta di mandarino che ha 50 anni seminaio da un seme di un mandarino, oramai colpita più volte dal gelo, vabbè. Questa è una pianta che quando è Natale ha fatto i suoi mandarini, li raccogliete, è uno spettacolo. Guardate, siamo a gennaio, 20 gennaio, ce n'è rimasto solamente uno all'interno, quindi possiamo farne anche la visione come abbiamo fatto con i limoni. Lo prendo e lo tiro così, come vi avviene. Eccolo qua. Guardate, piccolo sì, perché era all'interno, ma fa dei bei mandarini grandi. Adesso andiamo a vedere le figlie nate sempre, come abbiamo fatto con il limone, da uno stesso frutto. E queste sono le due piante. La prima, questa qua, hanno tutte e due circa 20 anni, una ed una 2. Allora, la prima, chiamiamola sempre figlia 1, fa dei mandarini che sono da raccogliere quando è gennaio, la fine di gennaio. Vedete, sono già belli maturi. Ora lo prendiamo uno. La seconda invece fa sempre un sacco di frutti, ma matura invece quando è dalla metà febbraio in poi, anche fine febbraio, primi di marzo. Abbiamo un frutto dalla prima e cerco di prendere anche un frutto dalla seconda, magari quello un po' più maturo. Facciamo la stessa identica prova. Allora, questo non guardate che è piccolino perché è rimasto l'unico all'interno della chioma. È la pianta madre. Queste sono le due piante figlie. La prima che abbiamo visto, quella che fa i mandarini maturi a fine gennaio e questa che matura invece a marzo. Prendiamo il coltello, tagliamo in due il frutto della pianta madre che è sempre con molti semi all'interno. Eccoli qua, vedete? Però è davvero saporito, ottimo, buccia sottilissima. Questo è il frutto della prima figlia. Tagliamolo in due a metà. Questo ha ancora più semi, ragazzi. A volte non si riesce neanche a tagliarlo. Guardate qua quanti ce ne sono.
Però posso dirvi che il sapore, a parte la quantità di semi, è sempre dolcissimo, ottimo, più dolce della pianta madre. Adesso prendiamo il frutto della pianta seconda figlia. Questa, ragazzi, sembra uno scherzo. I semi non ce li ha quasi per niente, sembra quasi un mandarancio. È un po' meno dolce della seconda pianta, però il bello è proprio questo qua, scoprire delle cose così meravigliose. Il consiglio quindi mio è sempre fate le prove e vedete voi che cosa accade, seminate semi magari anche di pesco, di albicocco, il melo, a volte io ho preso delle mele brutte davvero sul supermercato, sul banco, seminato 3 semi, 3 piantine e 2 che non vi dico neanche quello che producono, uno spettacolo ragazzi, delle mele grandi così, di una colorazione croccantezza squisita davvero, quindi è solo che da provare, aspettare un po' di tempo e vedrete che la natura vi sorprenderà. E poi se ragazzi il frutto non vi piace fate sempre in tempo ad innestare e magari se non siete capaci voi vi farete aiutare, ma se vi applicate sono sicuro che anche voi sarete degli ottimi innestatori. Dai ragazzi, ci vediamo così, pollice in su, mi raccomando poi utilizzate sempre prodotti biologici. Un saluto a tutti da Pier Giorgio, un abbraccio, ciao ragazzi.